buongiorno. Pregherei i partecipanti di sedersi e cerchiamo di iniziare in tempi. Mi presento, sono l'ingegnere Francesco Marinelli, coordinatore di questo progetto europeo Green, dirà meglio poi l'architetto Malerba, e l'incontro di oggi è teso ad aiutare le amministrazioni pubbliche, i privati cittadini, i professionisti a capire meglio cosa sono le comunità energetiche rinnovabili, quali sono le modalità per poterle attivare, qual è lo stato dell'arte. Oggi devo dire che abbiamo ospiti, dei relatori, credo il meglio che si potesse individuare a livello nazionale. Abbiamo direttamente il DSE, Pietro Salamone, per cui ci fa proprio un discorso norme come si stanno sviluppando. Poi a fine della giornata, quindi voi non siete anche di pomeriggio, è possibile fare delle domande, e poi ci saranno 3 tavoli tecnici di pomeriggio che vuole approfondire il tema specifico, poi scriversi ai tavoli tecnici, e lì non sarà più l'incontro frontale, quindi un relatore che illustra, ci sarà la possibilità di dialogare direttamente. Quindi c'è un tema specifico, qualcosa che non è chiaro, che si vuole approfondire, avete a disposizione i 3 relatori, ognuno per un tavolo, che entreranno nel merito specifico delle problematiche, perché quello delle CER è un'innovazione di sistema. Riuscire a produrre e a consumare localmente rinnovabili è qualcosa che il nostro paese non può più fare a meno. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti ci sono anche degli incentivi a fondo perduto fino al 40%, a parte la tariffa incentivante e così via. È un'opportunità che sarebbe un peccato non riuscire a raccogliere e a portarla nel territorio. Specialmente per i piccoli comuni non è una passeggiata, per cui avere la possibilità di dialogare con persone esperte, con operatori certo, con l'industria, perché a livello proprio di imprese sono interessati molto forte al tema. Lo shock energetico che stiamo vivendo ci deve mettere nella consapevolezza che se lì dove è possibile diventare minimamente autosufficienti dal punto di vista energetico, bisogna farlo. Questo, uno di questi strumenti è le CER, le famose comunità energetiche rinnovabili. Io inizierei chiamando al tavolo Fabio Tarantino, sindaco di Marcano, che ringrazio per l'ospitalità, e che parla anche al nome di Roberto Casaluci, presidente di Unione, che ha avuto un piccolo intervento chirurgico, non può essere con noi, ci saluta, ma abbiamo a rappresentare l'Unione e il comune che si ospita, e chiedo di dire per un saluto. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti qui nella sala convegni Carlo Luigi di Martano. Io ringrazio ovviamente l'architetto Malerba che si è occupato di seguire questo progetto. Dopo ci spiegherà l'architetto perché questo progetto, da dove nasce e dove vogliamo arrivare, proprio come si è detto prima, con un supporto reale agli enti locali, ai comuni che fanno parte dell'Unione e l'Unione stessa, per arrivare a formare una comunità energetica o più comunità energetiche, a seconda appunto di come anche la legge nazionale declina le modalità di sostegno e di finanziamento a questo tipo di esperienza innovativa che è la comunità energetica. Io porto il saluto appunto del Presidente dell'Unione e quindi della Giunta dell'Unione, Roberto Casaluci, che è appunto impossibilitato a venire stamattina. Saluto non solo tutti gli addetti ai lavori presenti, ma gli amministratori presenti qui che hanno deciso di partecipare attivamente a questo tavolo.
Dopo di me farà un saluto per tutto il Consiglio dell'Unione, il mio Presidente, l'Avvocato Davide Greco, e vorrei appunto solo aprire una piccola riflessione che poi restituisco ovviamente alla platea, che è quella dell'approccio che dobbiamo avere per formare una comunità energetica. Da vari incontri che noi abbiamo fatto nei nostri comuni, anche a Martano ne abbiamo fatto uno, una volta, due volte per la verità, nell'ultimo anno, ma non avevamo ancora i decreti attuativi, non conoscevamo quello che già si paventava, però non avevamo la certezza normativa di come i comuni fino a 5.000 abitanti, i comuni sopra i 5.000 abitanti, perché la nostra unione si divide, no, tra questi due tipi di dimensioni dei comuni, può avere più o meno un aiuto da parte dello Stato nel formare la comunità e nel gestire anche, no, le risorse che dalla comunità rivengono. C'è un tema di fondo che è quello a cui penso tutti gli amministratori pubblici ci tengono in particolare, che è quello della gestione della comunità energetica e della trazione pubblica della stessa. Cioè l'idea di avere uno strumento che può sicuramente incidere da un punto di vista economico su quella che è la bolletta dei comuni, ma dall'altro punto di vista anche nel criterio di partecipazione che i cittadini dei nostri comuni vogliono avere in tema di politiche energetiche. Non vogliamo essere, diciamo, prede facili del mercato, ma vogliamo contribuire e dire la nostra nel governo di questo processo. Per questo c'è questo interreg che ci consente di ragionare su questi progetti, di approfondire e di renderci cittadini e amministratori consapevoli. Se non vogliamo farci passare sopra questo tipo di esperienza, vogliamo in qualche modo, così come ci mettiamo in discussione tutti i giorni per gestire e per risolvere i problemi dei nostri comuni, allo stesso modo vogliamo avere un approccio consapevole che ci consente di poter dire con certezza ai cittadini che cos'è una comunità energetica, qual è lo spirito che l'anima, come deve essere governata, quali sono eventuali benefici che possono arrivare ai cittadini, quali sono i risparmi che può avere l'ente e come può migliorare l'ente la propria performance energetica. Quindi questi temi noi saremo attenti e vorremmo ovviamente essere protagonisti di questo processo. Quindi ringrazio tutti voi e mi metto a seguire perché sono il primo che ha da imparare da questo convegno e da questo seminario. Grazie. Come rappresentante del Presidente del Consiglio dell'Unione. Grazie. Buongiorno a tutti i presenti. Io porto il saluto del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina che ho l'onore e l'onere di rappresentare. Il tema delle comunità energetiche rinnovabili è un tema che a me sta a cuore particolarmente per due motivi sostanzialmente. Da un lato, qualità di amministratore locale di un comune sotto 5.000 abitanti, ma non che se fosse superiore ai 5.000 non si dovrebbe avere interesse, anzi, e dall'altro perché io sono un esperto di diritto energetico in qualità di amministrativista da diversi anni oramai. Il mio fulcro quasi principale è sulle materie attinenti al diritto dell'energia. La CER rappresenta, a mio avviso, la massima espressione di quelle che sono state le politiche energetiche dettate da parte dell'Unione Europea, che si sono concretizzate con il decreto legislativo 199 del 2021 e successivamente via via si è andati sempre più verso una, mi piace chiamarla così, consapevolezza di quella che è la strada da seguire. Le comunità energetiche rinnovabili abbracciano, a mio avviso, tutti i settori e i fulcri principali di un paese, di una città, di una nazione, perché hanno risvolti economici, hanno risvolti sociali, forse in primis, giuridici,
ambientali e pertanto noi in qualità di amministratori ma anche in qualità di tecnici non possiamo esimerci da realizzare e informare attraverso questi incontri, per i quali ringrazio tutti gli addetti ai lavori e gli organizzatori, i cittadini che devono arrivare ad avere una visione quasi completa, quasi, perché è chiaro che su 100 abitanti non possiamo sperare, ma sappiamo benissimo che non possiamo partecipare a 100 su 100. Però avere la maggior parte dei cittadini informati su quello che sarà, perché deve essere così, non possiamo farci scappare questa occasione. E anche il compito della politica è quello di informare i cittadini, anche perché senza il loro consenso, come senz'altro verrà spiegato dagli illustri relatori che relazioneranno in questa giornata, senza il loro consenso, appunto dicevo, non si può avere una comunità energetica. Il decreto di gennaio 2024 un po' ha dato ragione a chi diceva di attendere. Io in primis sono consulente in più comuni, un consulente giuridico per la realizzazione della comunità energetica rinnovabile, e nonostante tutte le nozioni fossero già desumibili ermeneuticamente o fossero già enucleabili da tutte quelle che sono le normative che sono succedute, arriva il decreto di gennaio e ha detto che la cautela è la prima arma e il primo modus operandi da tenere nel momento in cui ci sono questi interventi innovativi da realizzare. Non tolgo assolutamente altro tempo agli illustri relatori, che nuovamente ringrazio, e un caro saluto a tutti voi e buona giornata e buon convegno. Marina Marti, il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, che patrocina questa iniziativa, che ringraziamo. Per i tecnici è un'opportunità solo di contribuire alla parte sociale, ma proprio di lavorare tecnicamente nella progettazione, nella realizzazione, nella conduzione, nel monitoraggio e così via. Quindi immagino che la maggior parte dei presenti siano tecnici, e quindi un saluto da parte degli ordini professionali. Sì, buongiorno a tutti. Io porto innanzitutto i saluti del Presidente, del Professore Micelli e del Consiglio tutto. Quando ci è stato proposto noi abbiamo accolto con estremo piacere questa iniziativa, ma non soltanto per l'argomento ma anche per la dislocazione sul territorio, perché spesso questo tipo di eventi avviene in città. Invece adesso il fatto che i piccoli comuni si siano proposti e messi in prima linea in questa organizzazione ci ha fatto molto piacere. È una tematica di estrema importanza, ma appunto non solo tecnica, perché tecnicamente si può fare, ma quello che ci incuriosisce di più è probabilmente il processo finanziario e quelli che possono essere i risvolti sociali. Difatti questo periodo elettorale, insomma, ho seguito molti comuni anche piccoli, anche presenti, che si proponevano tra gli obiettivi quello della creazione di una comunità energetica, e credo che sia un ottimo proposito, con l'aiuto e la sensibilizzazione dei cittadini, perché bisogna, insomma, convincerli che è un aiuto importante. Non tolgo altro tempo, vi saluto e seguo insieme a voi. Il dopo tecnici, delle imprese, il mondo delle imprese, abbiamo con noi il piacere di avere il presidente di Forma Salecce, Roberto Mazzi, che ci porta su noi anche come stanno affrontando questa tematica. Grazie, io in realtà sono il presidente di Piccole Industrie di Confindustria Lecce, porto i saluti di Confindustria e del suo presidente. Accogliamo con molto interesse questo convegno, questo momento di incontro su un tema così importante, perché c'è un cambio d'approccio totale da questo punto di vista.
Si passa da un concetto di pro consumer, cioè abbiamo spinto tanto sulla possibilità di auto, no? Prodursi energia, quindi mettere il pannello sulla scuola anziché mettere il pannello sull'abitazione o sull'impresa che per assunto è energivora, no? Da questo punto di vista, ad un concetto un po' più ampio di comunità che cambia completamente il paradigma, cioè una produzione chilometro zero di energia sulla quale tutta la comunità, tutti gli attori di una comunità interagiscono o come produttori o come produttori consumatori o anche solo come consumatori. Quindi qual è il ruolo da questo punto di vista? È un ruolo sicuramente diciamo, di tipo economico, cioè vi è un vantaggio da un punto di vista economico legato all'utilizzo diciamo, personale e penso alle imprese, io rappresento le piccole e medie imprese, cioè quelle imprese fino a 250 dipendenti che sono il 97% delle imprese in Italia e in Europa. Quindi la piccola e media impresa centrale sicuramente avrà un beneficio e ha facilità di interconnessione con i territori, no? Quindi, ma non dimenticano nemmeno l'aspetto sociale, cioè la possibilità di rendere da un punto di vista di utilità sociale la possibilità di mettere diciamo, su una comunità, in una comunità, energie che gli rendono un beneficio economico, non soltanto come risparmio, ma come attività sociale da questo punto di vista. Quindi in un concetto di scarsità energetica la connessione di energia a chilometro zero io credo sia estremamente importante. In ultimo lancio questa piccola pillola sulla quale sicuramente si può ragionare, inserisco il concetto della smart city, cioè la possibilità attraverso la comunità energetica, la CER, di rendere anche i piccoli comuni, piccoli e medi comuni, smart city, cioè rendere, come dire, da questo punto di vista, la possibilità di utilizzare energia per infrastrutturare anche il piccolo comune tutte quelle attività che ormai sono indispensabili, da un collegamento internet alla rete, alla possibilità di interazione tra pubblica amministrazione e imprese, eccetera, tutto un ambiente, come dire, insomma, interconnesso, la videosorveglianza, eccetera. Quindi tutti questi aspetti sono aspetti importantissimi, la comunità energetica, le CER, caratterizzano questo, possono caratterizzare, perché poi dipende sempre come si utilizzano e quali sono gli elementi, possono caratterizzare uno slancio molto ampio da questo punto di vista proprio sulla comunità e sulla società. Io vi ringrazio, purtroppo non potrò fermarmi, ma cercherò di seguire poi successivamente la stampa all'evento e vi ringrazio e porto i saluti di tutti. I documenti prodotti all'interno del progetto saranno disponibili nel sito del Stato, perché poi comunque sta prendere visioni, scaricarli e così via. E ora devono essere i saluti del segretariato di progetto, arriverà più tardi e quindi insomma siamo in arrivo e poi lo chiameremo al tavolo. Iniziamo con la parte più tecnica di questo nostro momento. Una premessa, la Puglia, il Salento, è una terra in cui il fotovoltaico e le rinnovabili molto presenti, l'eolico, però qual è la differenza tra le comunità energetiche? L'energia che veniva prodotta finora, lavorata prima e dopo in Italia. Con le comunità energetiche c'è la possibilità di produrre e autoconsumare. Ora, un consumatore finale che non c'ha l'impianto potrà dire io sto utilizzando energia da rinnovabili prodotta localmente. Quindi insomma, è bellissimo. Insieme a noi i potenti della terra stanno parlando e parlano di guerra. Noi cerchiamo di parlare di pace, di sostenibilità sociale, di contributo per una pace che sia universale. Io vi dico sinceramente, non riesco a che non avrei mai pensato di dover vivere l'incubo di un'altra guerra in Europa e nel mondo. Ho l'impressione che ci sia una volontà perversa questa direzione. Spero che a presenza anche del Papa oggi
al G7 dia un contributo non sull'intelligenza artificiale, ma proprio di pace a tutti i rappresentanti dei governi mondiali. Scusate, ma poi e quindi chiamerei l'architetto Annalisa Malerra, che è gruppo del progetto Green, ma anche dell'Unione dei Comuni, anche del Comune di Melpignano, a illustrare brevemente cos'è questo progetto Green e cosa si propone di fare. Noi abbiamo un partenariato internazionale, cioè questi incontri nascerà anche un sussidio, un aiuto a paesi come l'Albania e il Montenegro a realizzare quello che per loro oggi è un pochino più complesso da fare. Per cui è molto importante. Io ho detto Malerla e i relatori si vanno al... Buongiorno, si sente? Sì? No. Si sente? Sì? Così? Benissimo. Buongiorno a tutti. Sono l'architetto Malerba, sono il responsabile dell'area servizi al territorio dell'Unione dei Comuni e sono anche responsabile del settore tecnico del comune di Melpignano. Melpignano è uno dei 12 comuni che appartiene all'Unione. Faccio una piccola premessa, diciamo, organizzativa. Avrete trovato sulle sedie il pieghevole riguardo alla giornata di oggi. Vi voglio solo richiamare l'attenzione sull'ultimo foglio, c'è un QR code, il Tools, dove potete raggiungere una cartella dove stiamo caricando tutti i materiali, diciamo, che abbiamo un pochettino materiale didattico e materiali che troverete anche in conseguenza di questo evento. Nella parte centrale invece trovate il QR code per la registrazione ai tavoli tecnici del pomeriggio. Se qualcuno non ha voglia o non è riuscito magari a registrarsi, magari successivamente prenderemo anche le adesioni cartacee, va bene? No. Allora, benissimo. Il progetto Green. Io farò solo una piccola introduzione spiegando perché siamo qui e in che ambito ci muoviamo, quindi illustrerò gli obiettivi di questo progetto, strumenti di comunicazione, di sensibilizzazione resi disponibili. Allora, l'Unione dei Comuni è stata lead partner del progetto Adria-Alliance, è un progetto finanziato dal programma europeo di cooperazione Italia-Albania-Montenegro il 2014-2020. L'obiettivo generale del progetto era appunto quello di dotare tutti i partner di una pianificazione strategica e di un modello di governance finalizzato appunto all'efficienza energetica, alla salvaguardia dei territori e dai rischi generati dai cambiamenti climatici. Il partenariato di progetto era costituito, oltre che dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, quindi in qualità di capofila, che aveva il partner associato Federesco, dai 5 comuni del Galmolise, il Galmolise verso il 2000, da ESCOP, in rappresentanza dell'Italia, e poi in rappresentanza dell'Albania avevamo il comune di Malesi e Made, e in rappresentanza del Montenegro il comune di Tuzzi, come partner associato il Ministero dell'Economia del Montenegro, la direzione dell'efficienza energetica. Nell'ambito di questo progetto, del progetto Adria-Alliance, appunto, i 12 comuni che aderiscono all'Unione dei Comuni si sono dotati di un PAESC, di un piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. Un piano d'azione d'area, non ce ne sono moltissimi, questa è una cosa che insomma, mi fa piacere sottolineare, perché è più semplice magari che il singolo comune si sia dotato di una pianificazione. Con l'Unione abbiamo fatto questa prova strategica, essendo anche dei comuni molto, molto piccoli e che appartengono a un'area che ha una sua, diciamo, uniformità e una sua identità per altri aspetti magari più culturale e sociale, però li abbiamo riuniti in un PAESC d'area.
Tenete conto che quando si parla di pianificazione energetica, ma soprattutto di cambiamenti climatici, un singolo piccolo comune ha poco da poter attuare e bisogna attuare delle strategie che abbiano sicuramente una scala di intervento di maggiore respiro. Faccio presente che nell'ambito del PAESC una delle azioni previste era appunto quella, la costituzione di una comunità energetica. Ovviamente all'interno del PAESC si fa una serie di buoni propositi, perché il PAESC è una pianificazione strategica, di fatto è una serie di azioni di buoni propositi, però poi questi buoni propositi devono tradursi in qualche modo e cominciare a essere attuati. La comunità europea ci dà la possibilità, una volta chiuso il progetto AdriAlliance, dà la possibilità di capitalizzare il valore del progetto. In qualche modo tutto quello che si è costruito all'interno del progetto si dà la possibilità di capitalizzarlo. Quindi siamo stati ammessi a un nuovo finanziamento, appunto questo che viene denominato Green, che serve appunto a diffondere i risultati del progetto AdriAlliance e ad aiutare non solo le amministrazioni ma soprattutto le comunità ovviamente intese imprese, tecnici, cittadini, amministratori, tutti i vari aspetti delle comunità, a mettere in atto le azioni strategiche che in qualche modo si erano prefisse di attuare. Il progetto Green rientra sempre nell'obiettivo 2.3, l'obiettivo energia del programma South Adriatic, è appunto quello di promuovere l'efficienza energetica con azioni congiunte transfrontaliere. La Comunità Europea sta ovviamente molto investendo in quest'ambito. Giusto per chi magari mi sta sentendo citare interventi o programmazioni europee che magari possono non essere a conoscenza di tutti, faccio semplicemente presente che l'Interreg sotto ad Adriatico è un programma di cooperazione trasfrontaliera trilaterale e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello strumento di assistenza alla preadesione, l'IPA 3. Lo strumento di assistenza di preadesione è praticamente uno strumento finanziario che permette alle nazioni che intendono, che hanno espresso la volontà di aderire all'Unione Europea, hanno accesso a dei fondi che l'Unione Europea mette a disposizione per permettergli di allinearsi attraverso degli interventi normativi, sociali e infrastrutturali a quelle che sono le normative e le aspettative dell'Unione Europea, per poter poi effettivamente a distanza di tempo e quando saranno pronti poter aderire. Quindi di questo stiamo parlando di questi fondi. Nello specifico l'Interreg sotto Adriatico ha come autorità unica di gestione la Regione Puglia, quindi avremo il piacere poi di avere qui direttamente l'autorità di gestione. Allora, il progetto Green, quello che intende fare, appunto, come vi ho già detto, capitalizzerà i risultati del progetto AdriAlliance. E quello che intende fare, appunto, creare comunità locali. La cosa più difficile è creare soprattutto il processo di collettività energetica, e questo è l'obiettivo principale. Più della costituzione tecnica della comunità energetica, più che un'infrastruttura tecnica, è più un processo sociale di collettività energetica. Quindi questo è un concetto un pochettino più ampio che in qualche modo è stato già anticipato, ma è questo che, diciamo, si vorrà in qualche modo cercare di attivare. Va valorizzata la coesione sociale, lo scambio di esperienze, di informazioni, per rendere possibile la creazione di modelli collettivi, appunto finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia sostenibile, quindi le cooperative di comunità, le reti di impresa, le comunità energetiche, per contrastare le forme di povertà energetica, che non sono solo una povertà economica. Attenzione, la povertà energetica significa anche non avere la possibilità di produrre energia elettrica per il semplice motivo che magari il mio edificio è vincolato, magari per motivi storico-culturali o paesaggistici, e io non posso
installare un impianto fotovoltaico perché ho delle normative di tutela che me lo impediscono. Io posso avere tutte le facoltà economiche per poterlo fare, ma non lo posso fare. In questa maniera capite bene che il concetto di povertà energetica diventa molto ampio e molto più complesso. Allora, l'obiettivo del progetto, o meglio, questo progetto si pone, diciamo, l'obiettivo lo intende realizzarlo attraverso fondamentalmente 4 attività. Un'attività di sensibilizzazione dei cittadini appunto sull'importanza della collettività energetica e sulle misure atte ad efficientare edifici pubblici e privati. La realizzazione di un modello condiviso, innovativo e bottom-up soprattutto, in grado di essere uno strumento trasferibile ad altre pubbliche amministrazioni o organismi intermedi nelle aree del programma Interreg, perché ovviamente queste nostre attività non sono finalizzate solo all'Unione dei Comuni o sono finalizzate esclusivamente all'Italia, ma stiamo sviluppando dei modelli che possono poi essere anche utilizzati in Albania e Montenegro, quindi diciamo in questo momento questo progetto si occupa di questo spazio trilaterale, di queste 3 nazioni. Il trasferimento del modello congiunto che andrà a essere sviluppato agli stakeholder, individuato nelle aree pilota del programma, mediante una capacity building e un B2B. Sono diciamo sempre azioni di formazione e di scambio reciproco, questi sono i concetti su cui si andrà a lavorare. E poi andremo a integrare soluzioni tecniche, problematiche sociali, la pianificazione urbana e soluzioni di partenariato pubblico-privato finalizzati appunto a creare forme collettive di produzione di energia sostenibile. Io vi ringrazio, vi ho illustrato un pochettino il progetto e ora passo la parola, entriamo nel vivo degli argomenti. Ringraziamento all'architetto Malerba che è realmente disponibile a seguire i comuni, l'Unione, i progetti europei. Insomma, questo territorio ha dei tecnici di eccellenza e altrimenti non si potrebbe fare. Quindi anche un grazie personale all'architetto Malerba che ci dedica a questo spazio. E ora la parola all'architetto Salamone del GSE. Per conto del GSE è responsabile della funzione di promozione e assistenza alla pubblica amministrazione. Come GSE, devo dire, stanno compiendo un'azione di assistenza a 360 gradi. È la prima volta che vedo un soggetto pubblico dedicare tanto spazio, tanto tempo a promuovere delle iniziative. Chi di voi ha seguito dei webinar famosi dal GSE avrà già conosciuto l'architetto Salamone, sa la capacità, la conoscenza che ha di questi meccanismi, per cui ci illustrerà proprio l'escursus normativo, il punto a cui siamo arrivati e fine delle relazioni. Chi abbia domande specifiche da fare l'opportunità di chiedere direttamente, frontalmente al GSE di rappresentare. Okay. Buongiorno a tutti, io come diceva appunto l'ingegnere sono l'architetto Salamone, lavoro per la funzione di promozione e assistenza alla PA del GSE. Riuscite a sentire bene? Un pochino meglio, forse conviene fare in questa maniera, ora sicuramente sentite meglio. Ecco, il ruolo dell'unità dove lavoro è quello appunto di assistere le pubbliche amministrazioni, in generale per tutti gli incentivi messi ai servizi che il GSE mette in campo per sostenere insomma sia il pubblico che ovviamente il privato. Nel caso in questione oggi vogliamo fare una rappresentazione di quello che è il mondo delle comunità energetiche, delle CACER in generale, insomma, mi sono permesso di fare questa presentazione che illustra in qualche maniera qual è il quadro regolatorio di riferimento, quali sono le caratteristiche tecnico-normative di base rispetto appunto a queste configurazioni. Ecco, parlavo di quadro regolatorio, non a caso c'è una storia che riguarda le comunità energetiche, che parte ovviamente dal recepimento delle direttive europee e che arriva alla pubblicazione delle regole operative. Sono passati alcuni anni, molti di voi sanno in realtà che già dal 2020 è in ballo un decreto ministeriale di incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
Quindi quello che abbiamo chiamato un meccanismo transitorio, per poi arrivare ovviamente a quello che è il meccanismo in esercizio, che è il servizio per l'autoconsumo diffuso. Ecco, in questa slide vogliamo rappresentare un po' quelli che sono i vari step che sono stati portati avanti e che comunque hanno portato alla fine alla pubblicazione, all'aggiornamento continuo delle regole operative. Un primo chiarimento, diciamo, il sistema delle configurazioni di autoconsumo diffuso si basano su un modello virtuale di condivisione dell'energia, non su un modello fisico. Questo cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che se da una parte c'è appunto l'autoconsumo fisico che ognuno di noi può fare semplicemente connettendo un po' in prelievo un impianto di produzione per autoconsumare direttamente l'energia da sé prodotta, ora con le configurazioni di autoconsumo diffuso entrano in ballo altre caratteristiche. Più semplicemente si utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere virtualmente l'energia elettrica. Lo diciamo subito, la bolletta rimane invariata, quello che arriva successivamente sono gli incentivi, le valorizzazioni, la vendita dell'energia. Può servire a coprire la bolletta elettrica, però ricordiamoci sempre che la bolletta rimane invariata salvo che non ci siano delle componenti di autoconsumo fisico. Ovviamente poi i benefici derivanti dalle CER comprendono la valorizzazione dell'energia, comprendono gli incentivi che vanno sicuramente a coprire questo tipo di costi. Ecco, quali sono le configurazioni di autoconsumo diffuso? Le vedete rappresentate da una parte quindi le comunità energetiche rinnovabili, i gruppi di autoconsumatori collettivi che invece a differenza delle comunità hanno come perimetro in qualche maniera gli edifici, i condomini per intenderci, e la configurazione di autoconsumatori individuali a distanza in cui diciamo, c'è la presenza di un unico attore, al massimo due in realtà dove c'è un produttore terzo, ma questa è un'altra fattispecie. L'ultima configurazione è appunto individuale, non è una configurazione di autoconsumo collettivo, ma serve per altri, diciamo, per altri scopi. Cosa però hanno in comune? Hanno in comune le stesse finalità. Ricordiamo che la direttiva europea dà una definizione di comunità energetica, soprattutto in termini di scopo, è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità piuttosto che finanziari. Questo vuol dire in generale che questo tipo di beneficio ha una ricaduta su tutte e tre le configurazioni, ovviamente a geometria variabili. Quali sono gli attori delle configurazioni? Gli attori diciamo, che vengono messi in ballo in queste configurazioni, sicuramente il cliente finale, io come tutti quanti voi, coloro che sono intestatari di una bolletta elettrica in prelievo più semplicemente. Dall'altra parte questo nuovo concetto, quello del prosumer, cioè colui che produce e consuma contestualmente, un autoconsumatore per intenderci, o il produttore, colui che invece immette semplicemente in rete. Questo vi dà, diciamo, una rappresentazione dei possibili attori che possono avere un ruolo all'interno delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori o dell'autoconsumatore individuale a distanza. Cos'è che si condivide? Non abbiamo trovato un modo diverso di rappresentarlo. Lo mettiamo in questa maniera in realtà. L'energia condivisa che cos'è? È l'energia, è il minimo su base oraria tra l'energia elettrica che viene immessa in rete in un dato orario e ovviamente quella che viene prelevata dai membri di una configurazione. È il minimo su base oraria, semplicemente questo. Lo vedete rappresentato nel cerchio più grande per intenderci. Dell'energia condivisa una quota parte è l'energia incentivata. Perché incentivata? È quella quota parte di energia condivisa, appunto, che è prodotta da impianti incentivabili, quindi impianti nuovi, singolarmente di 1 megawatt, entrati in esercizio dopo il 199, dopo il decreto legislativo 199 e quant'altro. A questo grafico andrebbe ovviamente aggiunto l'energia immessa in rete, perché l'energia autoconsumata effettivamente non è altro che una quota parte dell'energia immessa in rete. Tutta l'energia prodotta da impianti inseriti dentro una configurazione di autoconsumo collettivo al netto di componenti di autoconsumo fisico viene immessa in rete. Ricordiamoci che quell'energia viene, se è prodotta da impianti nuovi, eccetera, eccetera, può usufruire dell'incentivo, del corrispettivo di valorizzazione, ma lo vedremo, ma può essere venduta o a mercato libero attraverso un contratto di ritiro dedicato. Quindi qual è diciamo, il beneficio? Che l'energia viene venduta comunque, in più c'è l'incentivo, in più c'è il corrispettivo di valorizzazione, sono delle componenti in più.
Quali sono gli strumenti messi in campo per il sostegno alle CACER? Da una parte, scusate, l'incentivo in conto esercizio, che è più semplicemente il servizio per l'autoconsumo diffuso. È un incentivo che appunto va a remunerare quanta energia viene condivisa all'interno della configurazione, scusate. Dall'altra parte, parallelamente, c'è la misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quegli impianti che sono installati in comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono destinati ad essere inseriti all'interno di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori. Ovviamente ci sono dei contingenti massimi da raggiungere, 2 miliardi e 2 per quanto riguarda il PNRR e 5 gigawatt per quanto riguarda il conto esercizio, con delle date ovviamente di chiusura dello sportello o quant'altro. Però insomma questo è un quadro di riferimento delle varie misure. I contributi spettanti, l'abbiamo rappresentati poc'anzi in realtà, riguardano, l'abbiamo suddivisi in realtà per le varie configurazioni, quindi vedete le comunità energetiche, i gruppi e gli autoconsumatori a distanza, c'è un refuso, ma vabbè lo correggeremo. Ora abbiamo quindi la possibilità di accedere al contributo in conto capitale per gli impianti, per gli asset connessi insomma agli impianti per quanto riguarda gli impianti inseriti in CER e in gruppi i cui impianti siano installati in comuni sotto i 5.000 abitanti. C'è l'incentivazione ovviamente che è valida per tutte e tre le configurazioni e invece la valorizzazione, cioè la distribuzione degli oneri di trasmissione per tutte e tre le configurazioni e per la distribuzione e perdita di abitato solamente per i gruppi, per quelle componenti di autoconsumo fisico per intenderci. A questo aggiungete anche la possibilità di vendere energia o di attivare un ritiro dedicato con il GSE, che è la stessa identica cosa, con un prezzo diverso, insomma. Quali sono le caratteristiche degli impianti incentivabili? Magari sto dicendo un po' delle cose un pochino scontate, magari, però le vogliamo enumerare, voi avete così modo anche diciamo, di avere un canovaccio in qualche maniera rappresentativo delle varie caratteristiche. Sono impianti nuovi, sono di nuova costruzione oppure nuove sezioni di impianti esistenti, entrati in esercizio dopo il 16 dicembre del 2021, che ricordiamo nuovamente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 2021. Rispettano ovviamente i vari principi del DNSH e quant'altro. Ovviamente per essere inseriti all'interno di una configurazione, impianti e punti di prelievo devono essere sottesi alla medesima cabina primaria. Per poter vedere quella la propria cabina primaria di riferimento si può fare riferimento, appunto, scusate il gioco di parole, alla mappa interattiva che abbiamo pubblicato, che diciamo, è relativa a quanto i gestori di rete ci hanno voluto insomma trasmettere. Andiamo direttamente nel merito del beneficio economico della tariffa premium. Dura 20 anni innanzitutto, ok? Ed è composta da una componente fissa e una componente variabile. Tutto questo però ovviamente è in funzione della taglia dell'impianto, maggiore la potenza dell'impianto e la tariffa fissa ovviamente va a diminuire per agevolare insomma anche quei piccoli produttori, ecco, mettiamola in questa maniera. È in funzione della zona geografica ovviamente e ha una componente variabile che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce. Per quale motivo? Abbiamo detto prima, no? Perché comunque all'energia condivisa deve essere aggiunta anche la possibilità di valorizzare in rete l'energia. In più c'è una componente insomma, di maggiorazione per il fotovoltaico al centro e al nord, per ovvi motivi insomma, di illuminazione e quant'altro. In più si va ad aggiungere al dato economico che abbiamo appena visto, si va ad aggiungere anche il corrispettivo di valorizzazione. Questi sono i valori economici che sono definiti annualmente dall'ARERA che ci rappresentano insomma, il complemento rispetto all'incentivo. Se da una parte abbiamo un incentivo massimo che può essere per il fotovoltaico di 130 euro al megawattora, a questo bisogna aggiungere ovviamente i 10 euro e rotti al megawattora per le CER, piuttosto che insomma altre cose per quanto riguarda i gruppi, in più anche la vendita dell'energia. La cumulabilità della tariffa incentivante è una cosa abbastanza importante, anche se in realtà è frutto diciamo, di approfondimenti continui delle nostre strutture per quanto riguarda appunto le varie contingenze. I contributi sono diciamo, cumulabili sicuramente con quei fondi per gli studi di prefattibilità e quant'altro, con le detrazioni fiscali e con altre
forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato. Non è cumulabile con altre forme di incentivo in conto esercizio, quindi o uno o l'altro, ovviamente, con il superbonus, o meglio con gli impianti che hanno usufruito del superbonus e con altri contributi in conto capitale in misura maggiore del 40%, cioè se un impianto ha ricevuto un incentivo in conto capitale maggiore del 40% non può accedere alla tariffa incentivante. C'è una riduzione qualora l'impianto abbia ricevuto un sostegno in conto capitale, che però non viene preso in considerazione nel momento in cui si va a calcolare l'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di pubbliche amministrazioni, di ETS, di enti di protezione ambientale e quant'altro. Ora, parallelamente al conto esercizio c'è anche appunto il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo sportello chiuderà il 31 di marzo del 2025 e serve più semplicemente a sostenere fino al 40% quelle spese funzionali all'installazione degli impianti, alle opere edili connesse alla realizzazione degli stessi, alle opere professionali e quant'altro. Per quanto riguarda le comunità energetiche, chi è il soggetto che può beneficiare di questo contributo? È un produttore che effettivamente spende i soldi per installare l'impianto e che contestualmente potrà essere un produttore o cliente finale di una comunità energetica. Però ricordiamoci una cosa, per poter accedere a questa misura la comunità energetica deve essere già indicata. Okay? Quindi prima costituire la comunità energetica, indicare nella richiesta di accesso alla misura del PNRR qual è la comunità energetica di riferimento e una volta ottenuti i soldi, quell'impianto deve essere inserito nella CER da parte di un produttore o appunto un cliente finale che sia socio della CER stessa. Questo cosa ci dice in realtà? Siccome le grandi imprese per esempio non possono far parte come un membro con potere di controllo di una CER, non potranno richiedere effettivamente il PNRR. Lo stesso vale per il gruppo di autoconsumatori, più semplicemente con una fattispecie diversa. Stiamo parlando di edifici, condomini, con tutto quello che comporta in termini di non costituzione di un soggetto giuridico che già esiste effettivamente. C'è un codice fiscale il condominio, quindi di conseguenza. Quali sono i requisiti degli impianti? Li abbiamo già detti prima, in realtà sono impianti non superiori a 1 megawatt singolarmente. Devono avere i preventivi di connessione, insomma, devono essere ubicati in comuni sotto i 5.000 abitanti, devono essere inseriti all'interno di CER o gruppi di autoconsumatori, devono rispettare ovviamente il principio del DNSH. Ci sono delle tempistiche da rispettare. L'entrata in esercizio, per esempio, deve avvenire entro e non oltre il 30 di giugno del 2026 e una volta entrato in esercizio, per ottenere il saldo del PNRR è necessario che sia attivato il contratto di incentivazione con il GSE, se no purtroppo non può arrivare il saldo. Quali sono le spese ammissibili? Va da sé, realizzazione degli impianti, accumuli, macchinari funzionali appunto all'impianto stesso, la connessione alla rete elettrica nazionale, le opere edili strettamente necessarie, la realizzazione dell'intervento, ma anche la progettazione, i studi di fattibilità, i collaudi, le direzioni dei lavori, ovviamente in questo caso nella misura massima del 10% dell'importo ammesso a finanziamento. Ci sono però ovviamente dei massimali da prendere in considerazione. I massimali variano in funzione della potenza dell'impianto, maggiore sarà la potenza dell'impianto e minore sarà il massimale al kilowatt, vedete insomma, no? Quindi si passa dal 40% di 1.500 euro al kilowatt per quanto riguarda una potenza inferiore o uguale a 20 kW, per poi arrivare a 1.050 euro a kilowatt per le potenze tra 600 kW e 1 megawatt. Il contributo del PNRR invece, per parlare di cumulabilità, è cumulabile con altri sostegni diversi da quelli gestiti dall'Unione Europea. Ovviamente fino al raggiungimento del 40%, cioè voi lo potete anche cumulare per carità, il problema sostanziale è poi che non è possibile poi accedere alla tariffa premium, diciamo, è un peccato in realtà non poter ricevere l'incentivo, ecco, viene un pochino meno anche insomma la ratio, tutto sommato, del beneficio economico. Non è cumulabile in linea di principio con il superbonus. Un impianto che ha ricevuto il superbonus non può cumulare con la tariffa, scusate, con il contributo PNRR. E però, per esempio, non è cumulabile con altri contributi in conto capitale, per esempio, nella gestione dell'Unione Europea. Il portale delle richieste l'abbiamo voluto rappresentare così, insomma, all'interno del portale c'è la possibilità di richiedere sia l'accesso al contributo PNRR, sia l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, perché
Il servizio per l'autoconsumo diffuso permette appunto di ricevere la tariffa premio e il corrispettivo di valorizzazione. C'è la possibilità anche di verificare preliminarmente l'ammissibilità di una configurazione, quindi di poter fare appunto questo tipo di applicazione. Si fa tutto attraverso il portale. Più semplicemente, in questo momento stiamo facendo una serie di webinar anche per mostrare in qualche maniera il funzionamento di questo tipo di portale. Andiamo velocemente, molto velocemente rispetto a quelle che sono le varie configurazioni. Cos'è una CER? La comunità energetica è un soggetto giuridico autonomo, poi ci saranno gli interventi insomma, successivi che sicuramente andranno a specificare meglio il principio di questo soggetto giuridico piuttosto che le varie caratteristiche. È diciamo, composto da membri soci con poteri di controllo, che sono persone fisiche, PMI, enti del terzo settore, enti territoriali, autorità locali, le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat. Gli impianti devono essere connessi alla rete dopo la costituzione della CER, salvo alcune fattispecie che poi vedremo, e non possono partecipare come membri o soci grandi imprese, le PA centrali e le imprese con codice ATECO prevalente 351100 e 351400. Quali sono gli elementi essenziali dello statuto dell'atto costitutivo? Vado velocemente perché i prossimi interventi sono sicuro che andranno maggiormente insomma, nello specifico. L'oggetto sociale deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, abbiamo detto prima, e non quello di ottenere profitti finanziari. Deve specificare qual è la caratteristica dei membri e soci con poteri di controllo, l'abbiamo visto prima, e ovviamente alcune fattispecie che riguardano la libertà del cliente finale piuttosto che insomma, dei vari membri di entrare e uscire dal soggetto giuridico. Questa è un po' una rappresentazione insomma, di una configurazione tipo, in cui c'è un impianto da 100 kW che immette in rete, al netto di 20 kW autoconsumati dal prosumer fisicamente. Quindi da una parte c'è di questi 100 kW 80 vengono immessi in rete, contestualmente nella stessa ora altri due utenti facenti parte della configurazione stanno prelevando 30 e 40 kW, il minore tra 70 e 80 kW è appunto 70, quella è l'energia elettrica condivisa, è quella che riceve l'incentivo, è quella che riceve il corrispettivo di valorizzazione. Per tutta l'energia elettrica immessa in rete, gli 80 kW appunto che non vengono autoconsumati fisicamente, ovviamente rimane la possibilità di vendere o di attivare un RID per poter insomma avere la remunerazione dell'energia elettrica emessa, dicevamo. Il gruppo più semplicemente non è altro che una CER in qualche maniera che ha un limite, quello dell'edificio, del condominio, sia esso un condominio orizzontale o un condominio verticale. Scusate, un condominio orizzontale piuttosto che un condominio industriale o commerciale, poi vedremo mai le varie fattispecie. Non c'è necessità di creare un soggetto giuridico, quindi possono partecipare tutti, anche PA centrali e grandi imprese, e l'unica esclusione riguarda le imprese produttrici di energia, i cui codici ATECO prevalenti sono quelli rappresentati. Possono partecipare però come produttore terzo. Anche in questo caso ci deve essere un accordo di diritto privato che ha una serie di caratteristiche, tra quali quella di diciamo, garantire il mantenimento dei diritti del cliente finale, ma a differenza delle comunità energetiche è sufficiente per esempio un verbale di delibera dell'assemblea condominiale per costituire il gruppo. C'è bisogno di fare un soggetto giuridico ad hoc, anche perché il condominio ha un codice fiscale in generale. In ultimo, l'autoconsumatore individuale a distanza. A differenza di quelle precedenti, non parliamo di configurazioni collettive, ma di configurazioni individuali. Quindi un autoconsumatore produce in un sito e consuma in un altro sito l'energia elettrica per i propri fabbisogni. Può aggiungere a questa configurazione anche un produttore terzo, che però installa gli impianti in un'area nella piena disponibilità dell'autoconsumatore. Dipende tutto ovviamente dal, diciamo, quelli che sono gli obiettivi della persona, cioè del soggetto che porta avanti l'iniziativa. Per quanto riguarda le CER, poi il gruppo dell'autoconsumatore a distanza, c'è la necessità di individuare un referente. Un referente ovviamente è quel soggetto che si rapporta con il GSE per quanto riguarda gli incentivi, i corrispettivi e quant'altro. Quindi ovviamente è il destinatario di tutte le comunicazioni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le CER è il medesimo rappresentante legale della comunità stessa. Può essere anche un produttore o un cliente finale membro della CER oppure un produttore terzo che sia una ESCO certificata. Questo della ESCO certificata è valido per tutte e tre le configurazioni. Per quanto riguarda i gruppi, ovviamente l'amministratore del condominio può essere oppure il proprietario dell'edificio, oppure anche in questo caso un membro
del gruppo, e per l'autoconsumatore, ovviamente, anche in questo caso, oltre all'ESCO certificata, il cliente finale. Per concludere, volevo fare un attimo una rappresentazione veloce rispetto a quelli che sono gli elementi principali per il calcolo dell'incentivo in conto esercizio. Quindi, da una parte, qual è, diciamo, un modo per calcolare l'energia condivisa? L'energia condivisa, come vedete all'interno del grafico a sinistra, nell'istogramma, non è né altro che, abbiamo detto prima, il minimo tra l'immesso e il prelevato all'interno di una configurazione di soci, membri, produttori, clienti finali, sotto la medesima cabina primaria, che fanno parte di una configurazione. Nel primo caso vediamo che c'è una maggiore emissione rispetto a un prelievo, l'energia condivisa quindi corrisponde con il prelievo. Nel secondo caso invece c'è un maggior prelievo rispetto all'emissione, e quindi in questo caso l'energia condivisa che viene, diciamo, il cui numero serve a calcolare, la cui quantità, scusate, serve a calcolare l'incentivo, fa riferimento a quanto viene immesso in rete. Per quanto riguarda invece gli elementi riguardanti il computo del beneficio, bisogna ricordare una cosa, che la tariffa viene calcolata in base al singolo impianto. Questo cosa vuol dire? Che ci possono essere degli impianti che, per esempio, hanno ricevuto un incentivo in conto capitale. Questo vuol dire più semplicemente che possono avere una decurtazione della tariffa incentivante. Oppure ci sono alcuni impianti che non sono incentivabili ai sensi del DMK, possono essere inseriti all'interno delle CER. Tocca valutarne diciamo, il beneficio economico, cioè non conviene fondamentalmente, ecco, semplicemente. Ad ogni modo, cosa viene preso in considerazione? Il concetto del first in, per intenderci, cioè nel calcolo dell'energia condivisa viene presa in considerazione in primis l'energia immessa a rete dall'impianto che è entrato in esercizio prima. Cosa vogliamo rappresentare in questo? Voi potete, tutti quanti possono immettere all'interno di una CER un impianto che è entrato in esercizio prima del 199, che quindi non è incentivabile, per una quota parte del 30%, poi lo vedremo successivamente. Ad ogni modo lo si può fare, però conviene, molto probabilmente no, perché va a mangiare quella quota parte, insomma, di incentivo, che così facendo la CER non va a percepire, quindi va valutata questa situazione all'interno della configurazione. In ultimo c'è il famigerato, appunto, la famigerata soglia del 55%, è servita, diciamo, per evitare situazioni artate, che semplicemente all'interno di un incentivo, un beneficio proveniente appunto dal DMK, il 55% dell'incentivo può essere destinato a qualsiasi tipo di membro della comunità. Sopra il 55% invece deve essere utilizzato per essere ripartito o attraverso i membri non imprese, perdonatemi, quindi ai consumatori non imprese, oppure deve essere utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio. Quali sono i passi per accedere? Più velocemente, abbiamo visto subito, al netto di individuare le aree per andare a installare impianti. Per quanto riguarda la CER, è costituire la CER e poi accedere al servizio. Okay? Per quanto riguarda i gruppi, l'autoconsumatore ovviamente non bisogna costituirli, per accedere al servizio ovviamente non è necessario fare questo tipo di passaggi. Poi ovviamente c'è un passaggio dalle configurazioni attive ai sensi della disciplina transitoria. Più semplicemente, quelli che sono le configurazioni che già hanno avuto l'incentivo con il vecchio meccanismo possono richiedere il passaggio al nuovo meccanismo. Tocca vedere se conviene, lo dovrà valutare ovviamente l'istante in qualche maniera. Però diciamo che dovrà essere fatta una nuova richiesta, verranno trattate alla stregua del TIAD, quindi la cabina di riferimento sarà la cabina primaria, l'impianto sarà 1 megawatt e quant'altro. Va comunque diciamo, presa in considerazione quali sono le varie caratteristiche. In ultimo volevo rappresentare quello che è il servizio per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili messo in campo dal GSE per gli enti locali. Come unità ci occupiamo di formazione digitale per la formazione dei tecnici e degli amministratori, anche in accordo ovviamente con gli ordini provinciali professionali. Facciamo una ricognizione della progettualità degli enti locali di concerto, cioè facciamo una ricognizione di quelli che sono i vari progetti che il comune, l'ente locale in generale ha in pancia per poter al meglio dirigere l'iniziativa verso, diciamo, un vantaggio maggiore. Abbiamo messo in campo una serie di documenti, tra cui anche il Vatomecum dell'ANCI, per ultimo quello della CEI, per altri insomma
per altre fattispecie, che possono aiutare gli amministratori locali a portare avanti un tipo di iniziativa del genere. Abbiamo ovviamente pubblicato la piattaforma delle cabine di trasformazione primaria, come abbiamo appena rappresentato, il portale dell'autoconsumo, che è un simulatore più semplicemente, in cui più semplicemente potete andare a predimensionare in qualche maniera l'iniziativa per avere un ritorno in termini di incentivo, di potenza, diciamo, idonea, tra virgolette, per poter portare avanti l'iniziativa sulla base dei consumi che vengono insomma inseriti all'interno della stessa, cioè la prequalifica progetto. Ovviamente, in ultimo, con questo concludo, l'assistenza individuale, gli sportelli virtuali per ogni singola iniziativa che vorrà avere assistenza. Con questo vi ringrazio e cedo la parola. Grazie all'architetto Salamone, non è facile sintetizzare in poco tempo un discursus legislativo, operativo, tecnico di questa natura. Credo che tutti i partecipanti abbiano capito che è fondamentale essere assistiti nella costruzione della CER da soggetti tecnici dedicati. L'improvvisazione finisce per essere controproducente, quindi è un'iniziativa bellissima e ci stiamo mettendo nella condizione di poterci entrare, condividere e così via. È una parte tecnica, i cittadini devono imparare a usare in maniera diversa la loro energia. Finora molti erano abituati, la lavatrice si accende la sera. Bene, se la accendiamo la sera l'impianto non produce e quindi non abbiamo nel consumo virtuale. Quindi anche le abitudini dei semplici consumatori si devono modificare per ottimizzare l'incentivo e l'utilizzo dell'energia prodotta. Poi abbiamo visto che ci sono tanti modelli di CER e bisogna saper scegliere quello più interessante da utilizzare nella specifica CER. E per questo ci avvaliamo e la ringraziamo dell'avvocato Anna Castelli, dello studio Sani Zangrandi, che, diciamo, oltre che professionalmente appassionata della materia, ho avuto modo di ascoltare le sue parole, per cui qualche specifica di come si possono costituire, la convenienza, quando ci partecipano le pubbliche amministrazioni e così via. Prego. Benissimo, allora, come vi dicevo, quindi orientare i nostri consumi, orientare le nostre abitudini, ragionare in termini di comunità e non di singoli, capire che effettivamente possiamo essere parte di un qualcosa, di una comunità, si chiamano comunità energetiche, quindi di essere una parte di un soggetto che diciamo è volto a darci dei benefici. Questo cosa vuol dire? Come ha detto bene l'architetto Salamone, bisogna costituire un soggetto giuridico. Quindi cosa vuol dire soggetto giuridico? Vuol dire un soggetto che è in grado di essere titolare di diritti e di obblighi. Questo vuol dire che non ci basta un contratto con cui ci accordiamo, ma è necessario dare vita a un nuovo soggetto. Nuovo soggetto giuridico non vuol dire persona giuridica, non vuol dire avere una forma societaria, ma vuol dire appunto è sufficiente anche la forma più semplice di associazionismo, che è proprio quella dell'associazione privo di personalità giuridica, dopo vedremo, però è necessario che appunto ci sia una struttura. Attualmente le forme che sono state più utilizzate sono quelle dell'associazione, della fondazione di partecipazione e delle società cooperative. Limitatevi a prendere questo input, dopo vedremo bene quali sono le caratteristiche dei singoli soggetti, tenendo conto che non esiste un soggetto giuridico che va bene in assoluto. Almeno dal mio punto di vista, le comunità energetiche sono dotate di forte specificità. Sono dei soggetti, quindi hanno delle caratteristiche peculiari, e questo fa sì che non ci sia una risposta univoca rispetto appunto alla forma che noi vogliamo utilizzare, ma la forma si piega al risultato. Quindi cerchiamo di capire come vogliamo strutturare la nostra comunità energetica, cosa vogliamo fare dei benefici, e sulla base di questo capiamo cosa possiamo fare. Essenzialmente, diciamo, 3 sono le direttrici che ci orientano in questa scelta.
La prima è quella della modalità di gestione degli impianti che rilevano per la CER, quindi come abbiamo visto la CER può essere proprietaria di impianti, quindi può essere soggetto produttore, oppure può avvalersi ai fini della condivisione dell'energia, che come abbiamo visto è virtuale, di impianti che siano o di soci o di soggetti terzi. Quindi questo è un primo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi CER produttrice contro CER che si limita a gestire la condivisione dell'energia. Un secondo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è cosa vogliamo fare degli incentivi. Quindi perché essenzialmente, poi lo vedremo meglio in seguito, possiamo o spartirli tra i partecipanti oppure utilizzarli per fini sociali e quindi progetti che abbiano ricadute benefiche sul territorio, le cosiddette CER solidali. Un terzo aspetto che dobbiamo necessariamente tenere in considerazione è l'ente locale, quindi se il comune partecipa e in che modo partecipa e come si atteggiano i suoi rapporti nei confronti della comunità energetica. Quindi chiaramente questa è una semplificazione, diciamo che poi ci sono altre cose che possono essere tenute in considerazione nella scelta, ma queste sono sicuramente le più rilevanti. Quindi il primo aspetto è la disponibilità degli impianti. Quindi abbiamo visto che ai fini della generazione dell'incentivo è necessario che ci sia contestualità tra produzione e consumo. Quindi dovremo avere degli impianti che generano energia e delle unità di consumo che la consumano. Come possiamo acquisire questa disponibilità? Abbiamo visto che la CER può realizzare direttamente gli impianti, quindi è un soggetto giuridico, quindi volendo può costruire l'impianto e gestirlo, essendo un soggetto, quindi rivestendo la qualifica di soggetto produttore ai fini regolatori. Oppure, e questa è diciamo la seconda macro categoria, può limitarsi a gestire la condivisione dell'energia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la CER non realizza l'impianto, non è soggetto produttore, ma diciamo gestisce le produzioni, quindi gestisce di fatto i dati di produzione e consumo dei soggetti che afferiscono alla comunità energetica stessa. In questo caso quindi possiamo avere sia l'impianto che rileva, si dice così, l'impianto che rileva per la comunità energetica può essere realizzato sia da un soggetto membro, quindi tipicamente ad esempio un prosumer, un soggetto residenziale, una persona fisica realizza un impianto da 3 kW sulla sua abitazione e lo mette a disposizione della CER, oppure può essere realizzato da un soggetto terzo. Come abbiamo visto, ci sono dei soggetti che tipicamente non possono far parte della comunità energetica, le grandi imprese ad esempio, e quindi per questi soggetti possono essere sottoscritti degli accordi con la comunità energetica in modo da far rilevare le produzioni degli impianti dei soggetti stessi. Quindi diciamo che questo tipo di la modalità con cui acquisiamo la disponibilità degli impianti fa sì che possiamo capire se scegliere un tipo di soggetto giuridico che svolge attività commerciale, perché la produzione di energia è un'attività commerciale, in particolare se superiore a 200 kW in aggregato, oppure se facciamo un altro tipo di attività che è quella di mera gestione dell'energia, dico mera ma in realtà si tratta di una gran attività, che ci permette di utilizzare altre forme giuridiche che non hanno uno scopo commerciale, che quindi sono un po' più semplici sia nella costituzione che nella gestione, quindi durante la vita della CER. Un altro aspetto che va sicuramente considerato è la partecipazione degli enti locali. Questo perché, come sappiamo, l'ente locale ha delle limitazioni alla partecipazione in società. Questo perché diciamo che dal testo unico partecipate la volontà è stata quella di dismettere le partecipazioni societarie dei comuni e quindi conservarle solo qualora queste siano necessarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che è necessario che l'attività debba essere necessariamente svolta attraverso una società commerciale, quindi ci deve essere la necessità di questo tipo di attività e devono essere rispettati gli altri limiti previsti dal testo unico partecipate. Quindi è necessario seguire la procedura davanti alla Corte dei Conti. Si tratta di... Scusate, prendo un po' d'acqua. Si tratta di una procedura che è sicuramente ammissibile, quindi è stata considerata...
è stata considerata ammissibile la partecipazione di un ente locale alla Corte dei Conti, dalla Corte dei Conti per lo svolgimento di un'attività di gestione dell'energia, quindi di realizzazione di una comunità energetica, ma chiaramente questo comporta un aggravio di tipo procedurale, nel senso che è necessario esperire questa procedura e dimostrare da un lato sia la necessità appunto della partecipazione, da un lato, che la sostenibilità della partecipazione stessa. Quindi si tratta di un onere motivazionale molto importante che sicuramente può essere assolto, ma che costituisce chiaramente un impegno da parte dell'ente locale. L'ente locale può però utilizzare anche dei modelli privatistici, e quindi questo cosa vuol dire? Che possono essere utilizzati degli enti non commerciali, quindi possono essere costituite, oppure l'ente locale può partecipare a associazioni e fondazioni. Quindi questo tipo di enti sono soggetti non commerciali, quindi che svolgono tipicamente delle attività a favore della collettività attraverso la forma aggregata, quindi espressione dell'articolo 18 della Costituzione, no? E questo sicuramente gli enti locali possono partecipare, non c'è questa procedura davanti alla Corte dei Conti, ma è chiaro che ogni qualvolta l'ente locale decida di assumere una partecipazione a una fondazione o un'associazione deve chiaramente motivare debitamente in base all'interesse, al servizio che sta decidendo di assumere con questa partecipazione e l'interesse pubblico sotteso a questa operazione. Un terzo aspetto che possiamo considerare è che il comune non partecipi alla CER, ma si limiti a, diciamo, convenzionarsi con quest'ultima ai fini sia di far rilevare l'impianto, sia ad esempio dando alla CER la possibilità di realizzare impianti su aree pubbliche. Anche in questo caso chiaramente deve essere tenuto strettamente in considerazione l'interesse pubblico e devono essere rispettate tutte le regole che presiedono all'agire pubblico. Quindi questo aspetto cosa ci fa considerare? Che l'ente locale deve, punto primo, stabilire quale sia il suo interesse e verificare se effettivamente la partecipazione alla CER persegua una delle funzioni che gli sono attribuite, quelli che sono i suoi scopi tipici. E in secondo luogo capire come la sua partecipazione possa atteggiarsi rispetto alla CER, quindi se partecipare attivamente, assumere un ruolo di promotore piuttosto che limitarsi a partecipare come un soggetto privato, quindi non avendo posizioni di promozione, di controllo, ma limitandosi a partecipare, oppure limitarsi a mettere a disposizione dei propri beni, come possono essere delle aree, rispetto alla comunità energetica. Sotto quest'ultimo aspetto rileva, poi lo vedremo meglio, la qualificazione della CER come ente del terzo settore. Questo perché, diciamo che lo vedremo meglio in seguito, ci sono delle norme di favore che consentono all'ente locale di utilizzare una procedura più snella per convenzionarsi con questo tipo di enti, perché gli enti del terzo settore perseguono delle attività di interesse generale e le loro attività sono ritenute parzialmente sovrapponibili con quelle dei comuni, degli enti pubblici, e quindi questo giustifica queste norme, diciamo, derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Abbiamo visto che ci sono dei soggetti che non possono far parte della comunità energetica. Quindi essenzialmente si tratta dei soggetti che hanno come attività principale la produzione e vendita di energia, quindi 3511, 3514, e le grandi imprese. Per le grandi imprese dobbiamo considerare che ai sensi della normativa nazionale sono considerate grandi imprese anche le imprese che vedano nel proprio azionariato enti pubblici per più del 25%. Quindi questo è di particolare rilevanza per le municipalizzate, cioè quelle società che svolgono dei servizi pubblici, che loro non possono partecipare alle comunità energetiche in quanto sono considerate grandi imprese, però possono rilevare, diciamo, per la configurazione attraverso il convenzionamento di cui vi parlavo prima, quindi possono agire come produttori terzi e quindi dare il loro apporto alla comunità energetica attraverso una convenzione e non la partecipazione. Quindi anche in questo caso occorre diciamo verificare se ci sono appunto all'interno del comune
di questi soggetti che possono avere un ruolo, e quindi eventualmente capire come strutturare il loro coinvolgimento nella comunità energetica. Un ulteriore aspetto di cui non ho parlato prima è se la CER si limita ad agire su una cabina primaria o su più cabine primarie. Questo perché è stato ammesso che, diciamo, la rilevanza territoriale della CER non sia limitata alla cabina primaria, ma sia estesa alla zona di mercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno comunque tante configurazioni quante sono le cabine primarie, perché comunque la configurazione è a livello di cabina primaria, quindi l'incentivo è generato a livello più piccolo, no? Della cabina primaria, però è possibile costituire un unico soggetto giuridico, e questo ci permette di risparmiare in termini di costi per la costituzione per la costituzione e il funzionamento della comunità energetica. Quindi, la CER unitaria, quali sono i pro? Quindi sicuramente possono essere sfruttate delle economie di scala, quindi può essere costituito un solo soggetto giuridico con meno costi di gestione e meno costi di costituzione, e quindi questo sicuramente permette di alla lunga risparmiare. Possono essere divisi i costi tra i soggetti partecipanti, quindi ci può essere un'aggregazione tra più soggetti, tra più comuni che possono appunto dividere i costi che ci sono, perché comunque il costituire un soggetto giuridico, anche se vogliamo andare nella forma più semplice, comunque dei costi fissi li ha, e quindi chiaramente bisogna tenere in considerazione questo aspetto. La possibilità di costituire una CER un po' più estesa, cioè questa è stata diciamo un'apertura che si è voluta dare proprio per aiutare le CER, no? Perché comunque in alcune situazioni è necessario, per coprire questi costi, aggregare i soggetti, no? E quindi consente di fatto ai vari partecipanti di risparmiare, e poi da tenere in considerazione che il fatto che noi costituiamo una sola CER, quindi un solo soggetto giuridico, non ci preclude la possibilità di dare un'autonomia alle varie configurazioni, quindi far decidere alla singola configurazione costituita in seno alla CER più grande di decidere come utilizzare i propri benefici. Quindi sicuramente la CER unitaria ci consente di avere una serie di benefici che dobbiamo tenere in considerazione. I contro che ci sono secondo me a mio avviso più limitati, è che chiaramente appunto questo a maggior ragione dove si dia autonomia alle singole configurazioni, la governance sarà più complessa, perché bisogna pensare a degli organi diciamo di secondo grado di raccordo tra appunto gli organi unitari, che sono tipicamente il consiglio direttivo e l'assemblea. Dobbiamo trovare appunto dei soggetti intermedi che siano rappresentativi delle singole configurazioni, quindi aumenta chiaramente la complessità. Si tratta di comunque cose gestibili a livello statutario, però chiaramente vanno tenute in considerazione. Secondo me poi quando si costituisce una CER unitaria, pur potendo dare autonomia alle configurazioni, si dovrebbe comunque agire diciamo secondo delle linee guida generali. Questo perché chiaramente è una comunità. La comunità presuppone che ci siano comunque diciamo degli aspetti condivisi. All'interno di questi aspetti condivisi, quindi queste linee guida che si dà la comunità, poi ci può essere una differenziazione che comunque secondo me non deve essere sostanziale. E in generale occorre considerare che chiaramente trattandosi di una forma di un soggetto più ampio, che anche solo dal punto di vista dei soggetti che vi fanno parte, chiaramente in generale sarà più costosa. Questo appunto non elimina appunto il concetto dell'economia di scala e della ripartizione dei costi, ma in assoluto sarà più costosa. Ora brevemente facciamo un excursus molto generale, perché non voglio uccidervi, sulle tre forme giuridiche che sono state utilizzate fino a questo momento. Quindi di fatto, come vi dicevo prima, sono l'associazione, la fondazione di partecipazione e le società cooperative. Quindi abbiamo l'associazione, partiamo dal più semplice, che è l'associazione, espressione della libertà di associazione di cui è l'articolo 18 della Costituzione, e di fatto le associazioni possono essere
riconosciute o non riconosciute. Riconosciute vuol dire che hanno personalità giuridica, quindi che c'è una separazione tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio di chi agisce in nome per conto dell'associazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se il presidente contrae un'obbligazione per l'associazione, di questa obbligazione risponderà solo l'associazione con il suo patrimonio e niente potrà essere chiesto appunto al presidente che ha agito per conto dell'associazione. Viceversa, se non c'è la personalità giuridica, sarà illimitatamente responsabile anche il presidente che ha agito per conto della fondazione, dell'associazione. Quindi chiaramente acquisire la personalità giuridica dà più garanzie perché si limiterà la responsabilità personale degli amministratori. Dobbiamo considerare che chiaramente il riconoscimento della personalità giuridica ha dei costi, perché appunto deve essere data garanzia ai soggetti che contraggono con l'associazione, quindi deve essere patrimonializzata. Ci sono, come vi dicevo prima, delle norme di favore per gli enti del terzo settore, quindi le associazioni possono essere riconosciute come ETS. Le ETS sono delle associazioni di tutta una serie di soggetti giuridici non commerciali che svolgono attività di interesse generale. Tra queste attività è stata ritenuta rientrante appunto tra l'attività di interesse generale anche la gestione di comunità energetica. Quindi gli ETS sono ufficialmente, sono per il momento gli unici, stati riconosciuti come soggetti idonei a gestire comunità energetiche. Le norme di favore attengono essenzialmente al patrimonio minimo che deve essere dato all'associazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, che sono 15.000 euro a fronte di una normativa nazionale che non ha un limite, cioè sostanzialmente rimessa alla valutazione del prefetto, e poi ci sono una serie di, diciamo le norme regionali danno tutta una serie di limiti che comunque si attestano sempre intorno ai 25-30.000 euro. Quindi di fatto il patrimonio minimo richiesto è dimezzato nel caso in cui io venga riconosciuto come ETS. C'è poi quell'aspetto che vi dicevo da considerare, cioè la possibilità per gli ETS di fare degli accordi con le pubbliche amministrazioni in forma semplificata. Quindi anche questo nel caso in cui il comune voglia essere esterno, chiaramente deve essere tenuto in considerazione. Ci sono poi dei vantaggi di tipo fiscale. A fronte di questi diciamo, aspetti di favore, c'è da tenere in considerazione che per essere ETS io devo rispettare tutti i requisiti richiesti dal codice del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017. Non è nulla di spaventoso, nel senso che sono tutte norme volte a garantire la democraticità dell'associazione, quindi si tratta di norme assolutamente di buon senso che però diciamo devono essere considerate. Una cosa da tenere in considerazione necessariamente è che gli enti del terzo settore non possono essere controllati da pubbliche amministrazioni. Quindi nel caso in cui il comune voglia costituire un'associazione ETS dovrà diciamo, coinvolgere nell'iniziativa i soggetti che sono sul suo territorio in modo da non averne il controllo. Quindi questo perché tipicamente, come vi dicevo prima, si tratta di un modello che è idoneo nel caso in cui il comune voglia partecipare come uno di qualsiasi dei propri soggetti, quindi senza avere potere di controllo e di direzione, ma limitandosi appunto a partecipare alla comunità energetica e a condividere l'energia. Brevemente pro e contro. Come pro abbiamo sicuramente quello dei costi. Associazione, modello più facile, modello meno costoso, anche qualora vi sia la personalità giuridica. Se non c'è richiesta la personalità giuridica, di fatto non è necessario nemmeno andare dal notaio, quindi si hanno esclusivamente 200 euro di imposta di registro e di registrazione dell'atto costitutivo dello statuto. Gli enti locali possono partecipare all'associazione, quindi non c'è quella procedura che dicevamo del testo unico partecipate. È chiaro che la partecipazione dell'ente locale deve essere sorretta da motivazioni idonee in merito agli interessi che noi stiamo andando a perseguire. Come vi dicevo, poi ci sono queste procedure, queste semplificazioni che sono previste esclusivamente per gli ETS. Cioè l'ente del terzo settore è una specie del più ampio genere delle associazioni e solo per questi è prevista appunto queste semplificazioni, queste norme di favore. Tra i contro abbiamo appunto il fatto che se non è richiesta la personalità giuridica c'è la responsabilità illimitata di chi agisce in nome per conto dell'associazione, quindi penso soprattutto agli enti locali, è pericoloso
pericoloso, passatemi il termine, per un ente locale comunque aderire ad un soggetto in cui la sua responsabilità potrebbe essere limitata. Chiaramente anche qui bisogna tener conto, come vi dicevo prima, di quant'è la consistenza della comunità energetica. Se stiamo parlando di una comunità energetica piccolina, con impianti, che non ha impianti ma che si limita a gestire l'energia, chiaramente può essere valutata un'associazione non riconosciuta. Al crescere della complessità chiaramente deve essere considerato appunto l'idea di chiedere il riconoscimento, che comunque può essere anche in un secondo momento, cioè io posso benissimo partire con un'associazione non riconosciuta e poi chiedere successivamente il riconoscimento quando la mia comunità inizia ad ingrandirsi. Le associazioni, come vi dicevo, sono poco adatte a gestire impianti, cioè quindi ad essere qualificate come soggetti produttori. Questo perché sono enti non commerciali e la gestione degli impianti li porta ad essere qualificati, cioè porta a qualificare l'attività svolta come ente commerciale quando la potenza in aggregato supera i 200 kW, e poi abbiamo un profilo relativo alla distribuzione eventuale dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia per i quali la CER agisce come un produttore, chiaramente perché, come abbiamo visto negli altri casi, ossia dove ci siano solo i convenzionamenti, i proventi della vendita rimangono ai produttori. In questo caso poi lo vedremo meglio nel pomeriggio, diciamo, ci sono dei profili da tenere in considerazione per quanto riguarda la distribuzione dei benefici. Qui basti diciamo, evidenziare che i proventi derivanti dalla vendita non possono essere distribuiti, quindi questo ci spinge ad escludere questo tipo di soggetto giuridico nel caso in cui si vogliano gestire impianti. Il secondo tipo di soggetto giuridico è la fondazione di partecipazione. Fondazione di partecipazione che è un modello atipico di fondazione che coniuga l'elemento tipico della fondazione, ossia la destinazione del patrimonio ad uno scopo, che è quello scelto dal fondatore, all'elemento associativo. Quindi c'è il patrimonio più un'assemblea. Quindi questo rispetta il carattere aperto della CER che, come abbiamo visto, deve necessariamente avere, quindi tutti devono poter partecipare, quindi questo una fondazione tipica non sarebbe rispondente, mentre invece lo è la fondazione di partecipazione, che però, appartenendo appunto al genere fondazione, richiede che venga acquisita la personalità giuridica e che quindi l'atto costitutivo venga, diciamo, formato da un notaio. Quindi riconoscimento, costi più alti, costi derivanti dalla necessità di partecipazione del notaio, più, come dicevamo, dalla patrimonializzazione. Le fondazioni di partecipazione possono essere qualificate anch'esse come ETS, però dobbiamo tenere in considerazione che quando ci sia la partecipazione degli enti locali questo non è possibile, perché tipicamente l'ente locale si pone in una posizione di controllo e, come abbiamo visto, gli ETS non possono essere controllati da enti locali. Ciò non toglie che invece una fondazione di partecipazione composta da soggetti privati possa avere la qualifica di ETS e quindi avere tutti i benefici di cui parlavamo prima. La fondazione di partecipazione appunto è più costosa perché prevede una patrimonializzazione più alta, quindi anche se è ETS abbiamo visto associazioni 15.000 euro, fondazioni 30.000 euro. Se non è ETS è rimessa alla valutazione discrezionale del prefetto. La fondazione di partecipazione è, come abbiamo visto, particolarmente idonea nel caso in cui partecipino soggetti pubblici. E questo perché sostanzialmente ci sono state una serie di pronunce della Corte dei Conti che l'hanno ritenuta un soggetto idoneo, quindi c'è stato l'avallo della Corte dei Conti e diciamo questo permette al Comune di avere una posizione di controllo che poi non deve essere inteso come controllo in senso societario, ma la possibilità di verificare che effettivamente siano rispettati, cioè che la Fondazione persegue effettivamente gli scopi che si è prefissa di raggiungere. E quindi appunto se un comune vuole sviluppare una CER diciamo istituzionale, quindi avendo un potere di direzione in senso lato di quello che fa la CER, chiaramente la fondazione di partecipazione può essere considerata. Come vi dicevo, quindi chiaramente riguardano appunto la possibilità per gli enti locali di utilizzarla con uno scopo istituzionale, ma anche
diciamo, i privati, consente di differenziare la posizione dei soci fondatori rispetto a quelle degli altri associati, e quindi diciamo che consente di mantenere la direzione della fondazione e quindi al perseguimento degli scopi che sono stati inizialmente stabiliti. Chiaramente si tratta sempre di un ente non commerciale che svolge attività di interesse pubblico, quindi non ha finalità lucrative, quindi la fondazione di partecipazione, anche se privata, si trova comunque in una posizione di terzo settore, no? Quindi di rispetto, cioè di perseguimento di interessi lato senso generali. Quindi questi, diciamo, sono gli aspetti i pro, mentre invece tra i contro troviamo, come vi dicevo, i costi, perché chiaramente ha dei costi più alti, e anche qui condivide il tema delle associazioni per quanto riguarda la gestione degli impianti. Questo perché anche la fondazione è un ente non commerciale, quindi lo vedremo meglio nel pomeriggio, comunque se gestisce impianti di potenza superiore a 200 kW, la sua attività diventa commerciale, quindi si perdono tutta una serie di benefici che invece la fondazione di partecipazione come ente non commerciale ha. E anche qui abbiamo il tema della distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia, quindi tipicamente se la CER ha degli impianti, produrrà energia, quindi avrà un corrispettivo dal GSE, il RID ad esempio, per la produzione di questi impianti, e non potrà però essere distribuito tra i membri che ne fanno parte. Questo quindi ci porta ad andare a diciamo, focalizzarci sulle cooperative, perché invece se vogliamo sviluppare una CER che gestisce impianti, quindi che è soggetto produttore, la forma cooperativa può essere quella che risponde di più alle nostre esigenze. Questo perché appunto si tratta di un ente commerciale, quindi pensato per svolgere attività commerciale, qual è, come dicevamo, la produzione di energia e la gestione di impianti, e quindi diciamo, è possibile utilizzare questo tipo di società che è appunto ha una forma societaria, ma diversamente dagli altri tipi di società ha capitale variabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che in una cooperativa possono aderire tutti i soggetti che vogliono aderire con il versamento della propria quota di capitale, senza che sia necessario procedere ad un adeguamento statutario, senza che sia necessario andare dal notaio. Quindi questo appunto diciamo, è coerente con quello che è il carattere aperto delle comunità energetiche. La comunità energetica quindi persegue scopi mutualistici, quindi di dare servizi rispetto ai propri soci, e quindi chiaramente può essere considerata al fine proprio di svolgere questa attività di gestione dell'energia, ma anche svolgere attività ulteriori nel caso in cui si voglia. Quindi diciamo che la cooperativa può essere utilizzata quando si voglia fare un qualcosa di più rispetto alla semplice gestione della condivisione. Bisogna considerare, come vi dicevo, per gli enti locali la necessità di rispettare il testo unico partecipate, e quindi ci sarà quella procedura davanti alla Corte dei Conti e alla GCM che vi dicevo prima, con la necessità di dimostrare che l'attività svolta rientra tra quelle per cui è necessaria la costituzione e la partecipazione a un soggetto nella forma societaria, e la sostenibilità, quindi il progetto deve essere sostenibile, e di questo deve essere data dimostrazione alla Corte dei Conti. Ripeto, ci sono state delle pronunce favorevoli, quindi sicuramente è possibile, è un elemento di complicazione. Quindi, come vi dicevo, assolutamente è una forma societaria, quindi ha una separazione forte tra i soci e appunto la società stessa, e quindi se si vuole fare un'attività più complessa sicuramente più adeguata. Le cooperative poi hanno dei vantaggi fiscali, quindi chiaramente poi dipende se sono mutualità prevalente o meno, comunque diciamo solo una parte del reddito è imponibile, e poi non abbiamo quei problemi che vedevamo per le altre due forme rispetto alla distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia. D'altra parte cosa vediamo? I costi di costituzione chiaramente sono maggiori, e non solo i costi di costituzione ma anche i costi di gestione, quindi non solo dare vita alla comunità ma anche gestirla nel tempo è sicuramente più costoso, ma ripeto, all'aumentare della complessità aumentano i costi, questo è evidente.
l'ingresso degli enti locali, quindi abbiamo visto, l'ho ripetuto 50 volte, vado per la 51esima, è necessario rispettare il testo unico partecipate e è un ente commerciale. Quindi tutti i redditi sono redditi di impresa, non c'è differenza tra attività non commerciale e attività commerciale come gli altri due casi, ma tutte le attività che la CER svolge avrà natura di attività di impresa. Quindi mi rendo conto che effettivamente le questioni non sono semplici, sicuramente in mezz'ora non è possibile andare ad esaminare tutti i vari aspetti che devono essere considerati. Questo perché, come vi dicevo, le comunità energetiche devono essere customizzate, cioè deve essere verificato effettivamente cosa vogliamo fare, quali sono le caratteristiche, cosa vogliamo fare con i benefici che sono generati e sulla base di questo fare dei ragionamenti. Le 2 o 3 nozioni che vi ho dato possono essere sicuramente una base su cui partire, ma poi ci deve essere un approfondimento caso per caso. Grazie mille.